Salve a tutti, e allora andiamo a procedere a fare il sondaggio delle valvole. Come dobbiamo procedere? Allora, intanto abbiamo montato la testata, andiamo a mettere giù la guarnizione che poi un pochettino sta ferma perché entra con una certa pressione qui sulle boccole di guida. Nelle boccole di guida andiamo a mettere un pochettino d'olio. Per prima andiamo a controllare che entra facilmente sul caselletto e poi iniziamo con prepararci tutta la fila dello scarico per andare prima a sondare lo scarico. In questo caso io ho scelto in questo modo, tanto non c'è una prevalenza nel sondaggio. Allora, perché andiamo a selezionare i bicchieri? Perché all'interno, anche se sono fatti, eh, come dire, di serie, hanno sempre un leggero spessore interno, cioè tra l'interno e la superficie di contatto con la black cam variano sempre di qualche 5 centesimi, un decimo, 2 decimi, non è che sono perfette. Quindi ce le andiamo a selezionare, ci facciamo per prima cosa, ci prepariamo un puntalino che dopo aver messo io all'inizio ho fatto dei vari controlli appoggiando la testata sul caselletto e andando a chiudere leggermente anche manualmente, già si vedeva la valvola aprire. Quindi ogni volta che si andava ad aprire la valvola andava a togliere qualche cosa in base all'apertura della valvola che mi andava a ritrovare. Quindi se schiacciavo leggermente, visto che lo andavo a fare un bicchiere alla volta, vedete qui ne manca uno. Allora, una volta che ne vado a inserire soltanto uno dentro il caselletto, mi vado a determinare il primo puntalino di riferimento. Quindi una volta che entra e poi schiacciando non si apre più la valvola e nello stesso tempo andando a inserire lo spessimetro dentro, possiamo anche questa che è da 0,10 non riesce ad entrare. Che cosa dobbiamo andare a fare? Questo puntalino stesso lo andiamo a provare sugli altri 8 bicchieri, andando a provare sulle singole valvole. Quindi uno per uno andiamo a vedere un po' se inserendo uno per uno e portando il cancelletto a contatto con la testata, andiamo a vedere se riusciamo ad avere sempre le valvole che rimangono chiuse e la sonda già da 10 non entra. Quindi in questo caso farò il sondaggio 0,30, andrò a inserire lo spessimetro e vedendo che non entra, già sono sicuro che per andare andarlo a fare 0,30 come sondaggio ne dobbiamo andare a togliere almeno due sicuramente, visto che il 10 non entra, perché il 5 si va a piegare e non ci dà una sicurezza di misurazione, anche perché poi dobbiamo bloccare con le viti. Però ripeto, le viti già ci servono una volta che lo andiamo a chiudere facendo pressione su tutte le molle. Quindi in questo caso singolarmente andiamo più o meno a rilevare 5 più 5 meno la pressione delle singole valvole. Ok, io che cosa ho fatto allora? Ho inserito qui, in questo caso sull'ultimo bocciolo, diciamo, di riferimento della Bracam, e andiamo a inserire la testata in questo modo. Ora vediamo di posizionare il telefono. E allora, cosa andiamo a fare? Ci mettiamo il caselletto in questo modo, appoggiamo la testata, lo andiamo a inserire con le due guide di bocca e lo andiamo a inserire dentro. Vedete, in questo caso facendo una leggera pressione la valvola non va ad aprire. In questo caso, anche se lo manteniamo a contatto con una mano a stringere, andiamo a sondare l'ultima e vedete che lo spessimetro si piega, quindi non riesce ad entrare. Visto che la valvola non si apre, siamo o 0,05. In questo caso che cosa facciamo? Lo andiamo a togliere. Una volta che io li ho ripassati già tutti,
andiamo ad uscire il bicchiere con il puntalino, quindi lo andiamo ad estrarre e portiamo almeno 8 puntalini a questa misura. Quindi poi che facciamo? Li andiamo a inserire con tutti e 8 bicchieri e in questo caso con questo riferimento andiamo a togliere 2 decimi dal sondaggio per poter andare a fare una prima misurazione. D'accordo? Quindi andiamo a fare gli 8 puntalini e poi andiamo a chiudere il castelletto con la testata. E allora andiamo a abbassare il puntalino, quindi lo blocchiamo dalla parte di dietro e in questo caso poi andiamo a zerare l'utensile sul puntalino andando a sfilare leggermente e andiamo a prendere il riferimento con il comparatore, quindi ce lo andiamo ad azzerare su questa misura che ho rilevato sul puntalino che deve venire finito. Andiamo a misurare quanto dobbiamo togliere. In questo caso devo togliere 3 mm e 75 perché i puntalini erano stati rimasti, li ho lasciati leggermente più lunghi, quindi si possono fare portare a misura prima oppure andarla a portare dopo. Comunque in questo caso andiamo ora a dare una passata per portare a misura, quindi andiamo a dare di volta in volta 2 decimi di passata. In questo caso ne ho dato in più, però non succede niente, quindi andiamo a fare queste passate per portarla a misura e poi andiamo a fare il sondaggio delle punterie. E allora una volta che abbiamo iniziato, cioè abbiamo finito di fare i puntalini, voglio dire, andiamo a inserire i bicchieri dentro il castelletto così da poter iniziare a fare il sondaggio della testata. Quindi in questo caso ci andiamo a preparare in un foglietto dove andare a prendere nota del sondaggio che andiamo a trovare, così sappiamo poi quanto dobbiamo togliere per portare le punterie 0,30 o 0,35, quindi devono rientrare in questo campo. Ok, allora andiamo a inserire di volta in volta punterine dentro e andiamo a mettere dentro il castelletto. Va bene, procedo così e poi andiamo a sondare le punterie. E allora, una volta che andiamo a bloccare il tutto, prima di iniziare a sondare andiamo a fare 2 giri della brackham così da poter dare una sistemata anche come distribuzione dell'olio attraverso i boccioli della brackham. Poi dobbiamo iniziare a fare il primo cilindro, andiamo a mettere l'ultimo cilindro in massima apertura, quindi portiamo in massima apertura le valvole e andiamo a sondare il primo cilindro in questo caso e andiamo a inserire la sonda che vedete un profilo tradizionale, cioè in questo caso non è stato nemmeno lavorato. Andiamo a prendere qualcosa per iniziare a sondare le valvole, quindi andiamo a prendere i 2 riferimenti per le valvole così da poter portare il giusto sondaggio da scrivere. Quindi vado a vedere un po' il sondaggio che vado a trovare. E allora questo già per la seconda valvola va bene, quindi vado a scrivere 25
almeno vado a vedere se è giusto 25-20. E allora andiamo a scrivere 0,20 sulla seconda valvola, invece sulla prima il 20 non entra e quindi andiamo a scendere sul 15. Ok, vediamo di qui è libera, già qualcosina in più potrebbe essere, quindi possiamo ipotizzare che sia 18, 17, quindi andiamo a mettere 0,18. Va bene, continuo con questo sistema e poi alla fine andiamo a vedere quello che dobbiamo togliere. E allora ho definito il sondaggio, quindi dove è il primo controllo, e questo è quello che dobbiamo andare a togliere per arrivare a 35, quindi andiamo a togliere qualcosina di meno, così, perché poi c'è sempre il montaggio e lo gioco dei supporti dell'Albracam che vanno a variare. Difatti, quando avevo fatto il primo approccio per andare a togliere quel materiale, vedete un po' che nelle varie differenze che si vengono a trovare dopo quando si va a restringere tutto, perché sotto la pressione della molla l'Albracam viene sospinto verso sopra dove c'è i supporti e quindi va a schiacciare quel filo d'olio e va a modificare un pochettino il sondaggio. Per questo dico poi ci atteniamo a togliere qualcosina di meno. E va bene, quindi dopo che avete fatto la differenza e fate di nuovo il controllo con la punteria, cosa andiamo a fare? Andiamo a togliere tutti i bicchieri con le punterie, li andiamo a risistemare nella giusta posizione così da non andare a invertire i bicchieri della loro posizione, e andiamo a rimettere poi gli altri per l'aspirazione per non avere l'attrito sull'altro carico del castelletto, quindi quando andiamo a montare i bulloni non avere quel carico poi del doppia Albracam, però ripeto soltanto per un'agevolazione. D'accordo, quindi fate i vari passaggi e questo è il completamento per andare a sondare le punterie per il Fire 16 valvole qui nella 500 turbo, quindi questo è il procedimento. D'accordo, quindi andiamo a cambiare poi il sondaggio per l'aspirazione, in questo caso lo andiamo a fare 0,30 massimo. E allora punterie già fatte, già state regolate, quindi vado a chiudere e faccio vedere poi un attimino soltanto come andare a posizionare il puntalino del comparatore per andare a controllare la messa in fase tra il primo e il secondo cilindro. E allora andiamo a vedere come posizionare il puntalino. Ci sarebbe anche spazio da poterlo inserire lateralmente dai fori dei buchi dove andiamo a mettere poi i tappi sopra, però lo spazio è limitato e quindi con questa finestrella che andiamo a fare, vediamo se riesco a farla vedere dentro. Vedete dove andiamo a posizionare? Quindi abbiamo il puntalino, lo possiamo fare più piccolo, però poi dove va a appoggiare, possibilmente anche una parte piatta sarebbe anche ideale. Andiamo a mettere un pochettino d'olio. Però che cosa succede? Vedete, quelli che vanno ad aprire tutto il castelletto di sopra, vedete poi si limita, lo spazio è molto limitato, quindi anche se andiamo ad aprire tutta questa parte siamo nascosti dall'asse dell'Albracam, come in questo caso andiamo a vedere quello dell'aspirazione, vedete è abbastanza ampio da non determinare bene come andare a posizionare, quindi l'unico posto dove andare a posizionare è così trasversalmente, e quindi possiamo prendere o l'inizio dell'apertura e quindi a punto morto superiore non possiamo avere l'apertura totale, non lo possiamo andare a leggere, e quindi una volta avevo pensato di fare qui sopra
qualcosa da mettere, un attrezzo che poteva andare a fare un effetto pendolo sopra i bicchieri, quindi è un po' complicato da andare a fare. Vediamo se ci riesco a poter, quindi dove andiamo ad avere qui i bicchieri posizionati in questo modo possibilmente, e allora si potrebbe anche pensare, vediamo se girando il foglio, comunque abbiamo questa inclinazione, si potrebbe pensare di andare a fare qui un supporto che va sopra, entra con un leggero supporto dove andiamo a creare tipo un bilanciere, no? Quindi con una parte dove valleggia sopra il bicchiere e dall'altra parte andare a posizionare un puntalino del comparatore, ok? Quindi con la lancetta che gira, possibilmente qualcosa del genere. Però, ripeto, che cosa andiamo a determinare? Facendolo in questo modo invece, come vado a fare per adesso, quindi dove andiamo ad avere qui il bicchiere, dalla posizione di riposo lo portiamo a massima apertura, quindi andiamo a scendere, questo tratto sarà 9 mm, 9 e mezzo, 8, perché su questo 16 valvole non abbiamo tanta alzata. Che cosa andiamo a fare? Visto che qui abbiamo l'asse dell'abracam, poi qui c'è il bocciolo, e come ripeto abbiamo poco spazio dove andare a posizionare perché non abbiamo verticalmente la posizione di andare a mettere il puntalino, quindi sulla massima alzata andiamo a mettere trasversalmente il puntalino in punta dove possiamo avere, non abbiamo l'ostacolo dell'abracam, e andiamo a leggere come in questo caso vado a fare io. Vedete, qui momentaneamente ho azzerato il comparatore e allora ho posizionato qui il comparatore con il puntalino sopra il bicchiere. Per andare a determinare bene il punto di massima alzata, che cosa andiamo a fare? Io ho azzerato il comparatore a 0, centesimo più, centesimo meno, voglio fare vedere un po' la procedura, anche perché la testata è messa appoggiata qui e mi viene male. E allora se vado a girare l'Abracam prima di quello dello scarico dove abbiamo la puleggia, quindi andiamo a mettere in fase questo, e cosa andiamo a determinare? Andiamo nel senso di rotazione, girando dall'albero motore che viene meglio, per adesso mi viene a me male un pochettino, ci fermiamo 3 decimi prima, così annulliamo la fase di prolungamento sopra il bocciolo, andiamo a fare una lettura bene, quindi se dobbiamo leggere qui sul diagramma 110 gradi, possibilmente qui andiamo a leggere momentaneamente 120 sull'albero motore, quindi con questa posizione di 0,30, girando arriviamo sul massimo alzata dove abbiamo lo 0, e quindi ora io vado a girare, ancora lui sta fermo il comparatore, e poi inizia a ridiscendere. E allora, per non sbagliare 2-3 gradi di posizionamento, riscendiamo di nuovo. Quando andiamo a fermarci di nuovo sul 30, andiamo a prendere l'altra lettura che sarà sicuramente 80-85 gradi. Quindi andiamo a sommare 85 gradi e i 130-125 che siano, li andiamo a sommare e dividiamo per 2 e andiamo a trovare l'angolo di calettamento di massima alzata dell'abracam. Quindi in questa fase non andiamo più a sbagliare come messa in fase, e se andiamo a vedere lo spazio l'abbiamo limitato come posizionamento, vedete? Quindi vado a fare vedere dentro se riesco bene, vedete come è posizionato. Quindi andiamo a liberare il bocciolo e abbiamo lo spazio giusto per andare a mettere in fase questo abracam, e poi giustamente andiamo a girare e andiamo a posizionarci su quello dell'aspirazione, e in questo caso possiamo fare o il primo cilindro o il secondo andando a spostare il puntalino. Spero di avere chiarito un po' il concetto anche della massima alzata, poi ripeto su qualche altro motore lo vado a fare in grafica, vediamo se riesco bene con il computer a farlo comprendere meglio, d'accordo? Quindi in questo caso abbiamo terminato un po' il lavoro.